Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Parlare con i vostri clienti, i vostri colleghi, il vostro capo o qualsiasi altra persona con cui lavorate può essere un pochino ingannevole, specialmente quando si tratta di discutere situazioni difficili e complicate. Infatti, le parole e le espressioni che usiamo hanno un effetto determinante su quello che la gente pensa di noi. Per questo, soprattutto al lavoro, bisogna essere sempre pronti a dare la risposta giusta al momento giusto. In questo video, quindi, vedremo le 5 situazioni più problematiche e comuni in qualsiasi contesto lavorativo e vi mostreremo come gestirle al meglio dicendo sempre la cosa giusta. Situazione numero 1. Qualcuno vi chiede qualcosa e non sapete cosa rispondere. Graziana, l'iPhone mi sta dando un po' di problemi, mi sapresti dire come si formatta? Non lo so. Quando qualcuno al lavoro vi chiede qualcosa e non sapete la risposta, evitate a tutti i costi di dire non lo so. Anche quando davvero non conoscete la risposta, evitate di usare non lo so, perché vi farà apparire impreparati, poco professionali e in alcuni casi persino maleducati. Quindi, per risultare professionali, cercate di dire qualcosa che mostri che voi siete effettivamente interessati e pronti a rendervi utili. Come? Non sono molto sicura, ma posso certamente scoprirlo e farti sapere. Oppure, dammi solo un attimo e ti do la risposta, il tempo di fare qualche ricerca. Situazione numero 2. Qualcuno vi chiede se riuscite a portare a termine un determinato compito in un certo lasso di tempo. Una situazione molto frequente al lavoro, dove, come sappiamo, ci sono moltissime scadenze. Graziana, il nostro cliente ha assolutamente bisogno che portiamo a termine questo lavoro entro le 12. Ce la fai? Posso contare su di te? Ci provo. Quando qualcuno vi chiede di fare qualcosa entro un certo limite di tempo, non dite mai ci provo. In italiano, infatti, ci provo non dà alcuna sicurezza o certezza. Dire ci provo non garantisce che porterete a termine il compito, né tantomeno che non lo farete. Quindi equivale a non dire nulla. E questo non è certo un atteggiamento professionale. Per questo sarebbe preferibile dire: Certo, posso farcela entro le 12. Di sicuro, lascia fare a me, alle 12 sarà tutto pronto. ora però ammettiamo che non riusciate a portare a termine un compito entro la sua scadenza. Cosa potreste dire? In questo caso, per essere professionali, sarebbe opportuno essere sinceri e quindi ammettere di non riuscire a portare a termine il lavoro entro la data di scadenza, ma sarebbe anche preferibile aggiungere altre informazioni su quando contate di finire tale lavoro. Allora, non sono sicura di riuscire a farcela per le 12, ma di sicuro ce la farò per le 16. Andrebbe bene lo stesso? Oppure, In tutta onestà non credo di riuscire a farcela entro le 12, ma sicuramente alle 16 sarà tutto pronto. situazione numero 3. Oh, il tuo capo o cliente è infuriato per qualche motivo e se la prende con te. Cavolo, lo sapevi quanto fosse importante questo progetto per la nostra azienda? E tu che fai? Te ne dimentichi, lasciandomi a mani vuote. Scusa, tutto qui, non hai nient'altro da dire. No. Ok, è vero, nessuno vorrebbe mai trovarsi in una situazione del genere, però purtroppo al lavoro, prima o poi, vi capiterà di dover avere a che fare con una persona che è incazzata nera e in quel caso non potete paralizzarvi e rispondere con un semplice scusa. L'ideale sarebbe cercare di migliorare la situazione usando qualcosa di meglio di un banale e patetico scusa. Per questo potreste dire:
Capisco perfettamente la situazione e mi dispiace, ora però dobbiamo trovare una soluzione. Mi dispiace, ma non dobbiamo perdere tempo adesso. Dobbiamo concentrarci e trovare un rimedio. Non va già meglio? Rispondendo in questo modo risulterete non soltanto professionali, ma anche interessati al problema e pronti ad aiutare offrendo una soluzione. Situazione... Numero 4. Hai notato che l'ho detto in spagnolo? No, non ho sentito nulla di spagnolo. Perché si dice come in italiano. Ah. Continuare a far aspettare qualcuno. Magari siete impegnati con un altro cliente o magari siete al telefono, ma in ogni caso la peggiore cosa che potete dire in questa situazione è... Sì, sicuramente. Ma sono sicura che sarà tutto pronto entro quel giorno, ve lo posso assicurare. Ma sì. No, questo genere di atteggiamento è davvero poco professionale e piuttosto irritante. Sì, io direi che sarebbe da evitare in qualsiasi contesto, non soltanto quello lavorativo. Sono pienamente d'accordo. Quindi, quali sarebbero secondo te alcune alternative? Beh, secondo me basterebbe dire... Certo, sarà tutto pronto entro quel giorno. Ah, mi dia un attimo. Sì, arrivo da te tra un secondo. Quindi dicevamo, oppure... Certo, sarà tutto pronto entro quel giorno. Ah, mi scusi. Mi dispiace doverti fare aspettare, ma dammi solo qualche istante. Riuscite a pensare ad alcune alternative che potrebbero funzionare bene in questa quarta situazione? Scriveteci nei commenti i vostri suggerimenti e le vostre idee. Situazione numero 5. Qualcuno ti chiede qualcosa ma non riesce a sentire bene o capire tutto. Certo, può capitare a tutti di non capire quanto ci viene detto, non capita solo agli stranieri. No, è normale. Le distrazioni, i rumori, un tono di voce troppo basso, questi sono solo alcuni dei fattori che potrebbero impedire la comprensione di quanto ci viene detto. Ma quello che proprio non dovrete dire in questo caso è... Graziana, alle 3 ho un appuntamento con l'amministratore delegato dell'azienda di cui ti ho parlato ieri. Ti ricordi? Vogliono sapere se tu vieni con noi. Che faccio? Gli dico di sì così aggiungono un tavolo? Gli italiani, quando non capiscono qualcosa, tendono a dire oppure cosa? Già, ma entrambe queste risposte sono evidentemente non professionali, quindi non adatte a un contesto formale e lavorativo. Dunque, il nostro consiglio è di usare qualcos'altro, come per esempio... Mi dispiace, mi è sfuggito quello che hai detto, potresti ripeterlo gentilmente? Oppure... Ti dispiacerebbe ripetere quello che hai appena detto? Mi dispiace, mi è sfuggito qualcosa. Ok, tutte queste frasi e risposte sono senz'altro utili per essere professionali sul posto di lavoro ed evitare di ritrovarsi disoccupati da un momento all'altro. Ma il vero segreto per essere apprezzati dal proprio datore di lavoro è indossare i nostri meravigliosi prodotti Lernamo Collection. Il link diretto al negozio lo trovate nella descrizione. Affrettatevi! Bene, queste erano le 5 situazioni che abbiamo selezionato per voi. Adesso però, visto che siamo in tema, perché non date anche un'occhiata al video che abbiamo realizzato sui 13 migliori lavori da fare in Italia e non solo, anche senza laurea, per guadagnare un po' di soldi? Trovate il link su, nella card e nella descrizione. È molto utile soprattutto se siete alla ricerca di un nuovo lavoro. Ma noi ci rivedremo prestissimo su YouTube. Oppure sulle nostre pagine Instagram, Facebook e Twitter. Vi basterà cercare Lernamo. A presto! Ciao! Ciao!